Ormai l'avrete capito, l'autunno è senza dubbio la nostra stagione preferita, quando la natura dipinge paesaggi con i colori più accesi. In questo video vi consigliamo alcuni luoghi in Lombardia dove godere appieno della bellezza di questo periodo dell'anno. Who am I to say you won the war? When all I did was fight so hard, I forgot what I was fighting for. Il primo posto di cui vogliamo parlarvi è Preda Rossa. Questa piana della Val Masino è raggiungibile con una strada di 12 km tutta tornanti a cui si può accedere solo dopo l'acquisto di un pass giornaliero da 12 euro. Arrivati al parcheggio a 1955 metri di altezza, iniziamo subito la semplice camminata nella piana, caratterizzata da passerelle di legno ponticelli che attraversano le anse del fiume Duino. Le acque del fiume sono incredibilmente trasparenti e serpeggiano per Preda Rossa in modo davvero scenografico. Durante tutta l'escursione siamo circondati dai larici, che in questo periodo sono di colore oro e a dir poco stupendi. Il Monte Disgrazia, ricoperto di neve, è di fronte a noi in tutta la sua maestosità e bellezza. In circa un'ora, dopo una ripida salita tra massi irregolari e piccole cascate, arriviamo al belvedere della seconda piana e qui il panorama, se possibile, è ancora più bello ed emozionante. A questo punto potreste proseguire fino al Rifugio Ponti con altri 500 metri di dislivello o tornare al parcheggio prendendo il comodo sentiero in discesa che passa dal lato opposto della piana rispetto a dove siamo saliti. È stata la giornata perfetta per noi, nella natura incontaminata, con circa 10 gradi e le montagne tutte intorno. Al confine tra Italia e Svizzera, tra il lago di Como e quello di Lugano, si trova una valle delle Prealpi lombarde che ci ha decisamente lasciato senza parole, è la Valle Intelvi. Era la prima volta che visitavamo questa zona e ne siamo subito rimasti affascinati. Il percorso che abbiamo deciso di seguire si chiama il Sentiero delle Espressioni, un anello di circa 3 ore che possono diventare anche 4 se vi fermerete a fare foto e video ogni metro come noi. Parte dalla frazione Posa di Schignano, a un dislivello di 400 metri, tutti concentrati nella prima parte, per arrivare fino al punto panoramico sulla cima del Monte Comana a 1200 metri. Da qui la vista sul lago di Como è pazzesca. L'autunno è secondo noi il periodo migliore per visitare questa valle. I colori della natura sono accesi da 1000 meravigliose sfumature e la pace che abbiamo provato camminando con calma sulle distese di foglie è impagabile. Non abbiamo incontrato praticamente nessuno durante la giornata, se non una piccola mandria di mucche Highlander che pascolavano libere. L'ombra del bosco si alterna con punti panoramici in costa da cui si possono scorgere le acque azzurre del lago ed è davvero fantastico. Oltre allo splendido paesaggio, lungo tutto il sentiero troverete sculture in legno intagliate da maestri artigiani della zona. Sono una più bella dell'altra. Online trovate anche la mappa con tutti i titoli delle opere e chi le ha realizzate. È un ottimo modo per capire anche il punto preciso in cui vi trovate. Fate solo attenzione ad indossare scarponcini da trekking perché si scivola abbastanza in alcuni tratti, soprattutto durante la ripida discesa sulla mulattiera che passa da Treviglio. Quando nell'estate del 2020 abbiamo visitato per la prima volta la Val Masino è stato amore a prima vista. Una valle così ricca di luoghi straordinari è difficile da trovare. La foresta dei Bagni ci aveva da subito colpito, ma dobbiamo dirvelo, in autunno è tutto ancora più magico. Dall'abitato di San Martino parte una camminata ad anello di circa 7 km con 350 metri di dislivello che vi porterà tra massi erratici ricoperti di muschio, abeti e faggi secolari.
I colori sono spettacolari. Le foglie a terra, che variano dal rosso al marrone, contrastano con il verde del muschio e creano un paesaggio da fiaba. È un bosco di una bellezza unica, ci ha lasciato senza parole. Arrivati all'ex complesso termale, ormai purtroppo in disuso, prendete il sentiero sensoriale che arriva poi in una zona picnic, all'ombra delle montagne, che in questo periodo sono ricoperte da alberi dalle tonalità più diverse e variopinte. Per tornare a San Martino è possibile prendere la carrozzabile che scende sul lato sinistro del torrente Masino per vedere un'altra parte di questa splendida foresta. Se ci conoscete un pochino, dovreste aver intuito il nostro amore per quell'atmosfera un po' malinconica ma rilassante che si respira al lago, e il lago di Como è diventato negli ultimi anni una fonte inesauribile di luoghi per noi meravigliosi. Se avete voglia di un'escursione semplice, immersi in un paesaggio rigoglioso, percorrete il sentiero del viandante tra Varenna e Bellano. Il castello di Vezio e il suo orrido sono solo due dei tanti punti straordinari che incontrerete sul vostro cammino. Per non parlare poi delle viste panoramiche sul lago o i passaggi in cui si alternano ulivi, terrazzamenti e fitto bosco. È stato rigenerante dedicare una giornata a questo sentiero, che nonostante colleghi i borghi molto conosciuti e splendidi, è secondo noi ancora poco frequentato. Concedetevi un giorno per staccare da tutto e immergetevi nella natura. Durante il nostro viaggio in Val Brembana abbiamo percorso un tratto della Via Mercatorum, antica via medievale utilizzata da artigiani, commercianti e viandanti per raggiungere la Valtellina. Oggi questa strada storica, che partiva da Bergamo e passava per la Val Seriana e poi per la Val Brembana, è diventata un cammino stupendo. Noi abbiamo fatto il tratto da Trafficanti a Passoni in circa 2 ore, insieme ai ragazzi dell'associazione La Via Mercatorum, ed è stata una delle cose più belle fatte in valle. I boschi che abbiamo attraversato erano di 1000 colori, qui l'autunno è semplicemente meraviglioso. Alcuni tratti con i muretti a secco ancora intatti dal Medioevo ci hanno dato la sensazione di essere in un luogo incantato. Sopra il lago di Iseo si trova la riserva naturale delle piramidi di Zone, dove è possibile ammirare formazioni rocciose tra le più strane che abbiamo mai visto. Queste lingue di roccia, alte anche 30 metri, hanno sulla cima dei grandi massi, che fanno loro da protezione e creano uno spettacolo naturale insolito e suggestivo. Il percorso d'anello che si snoda all'interno della riserva è di circa 1 ora e mezza, con 160 metri di dislivello. Si cammina in un bel bosco intorno alle piramidi per vederle da più angolazioni e sull'antica via Valeriana. Non mancano i punti panoramici sul lago di Iseo e su Monte Isola. Se volete concludere la giornata nel migliore dei modi, a mezz'ora da qui si trovano le torbiere del Sebino. Abbiamo scelto il tracciato sud-centrale e l'abbiamo seguito per quasi 2 ore, un anello di 5 km che parte dal santuario di San Pietro in Lamosa, che ci porta prima su pontili di legno e poi in mezzo ai boschi. È con la luce del tramonto però che i riflessi nelle acque della torbiera creano effetti bellissimi. Vi consigliamo di non perdere questo momento della giornata. Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo davvero che vi sia piaciuto. Sicuramente qualcuno di voi lo saprà già e altri lo avranno intuito da questo video, ma l'autunno è sicuramente la nostra stagione preferita. Noi siamo curiosi di sapere qual è la vostra e perché. Se vi va, scrivetecelo nei commenti. Come sempre, se volete sostenerci, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo tra 2 settimane con un altro video di viaggio. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!